Benvenuti, spettatori attenti e cacciatori di verità, nel cuore pulsante del nostro salotto di pettegolezzi. Oggi non vi portiamo un semplice aggiornamento, ma una vicenda che sembra uscita dalla penna di un tragediografo moderno. Una storia in cui l'amore si scontra con le attese soffocanti della fama e con il rumore implacabile del palcoscenico mediatico. Preparatevi, perché ciò che è accaduto tra le colline di Istanbul e il silenzio verde delle periferie potrebbe cambiarvi per sempre il modo di guardare alle fiabe contemporanee. Prima di entrare in questo vortice, però, vi ricordo che questa famiglia cresce grazie a voi. Iscrivetevi, attivate la campanella e, se volete un posto in prima fila nel teatro delle confidenze, il pulsante iscriviti è il vostro pass privilegiato. Un gesto piccolo per voi, un sostegno enorme per noi di Stelle Turche Rivelate. Siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro il matrimonio dell'anno che non è mai cominciato? Era tutto apparecchiato per l'apoteosi. Immaginate una scenografia da Colossal, una villa sul Bosforo vestita di tonnellate di fiori bianchi, cristalli che frantumavano la luce dorata del tramonto turco, un esercito di camerieri in livrea pronti a servire l'élite dello spettacolo. Alina Boz e Alp Navruz stavano per essere incoronati sovrani di una fiaba che milioni di fan avevano già scritto nei propri sogni, molto prima che diventasse reale. Eppure, in quell'aria impregnata di profumi costosi e di attese febbrili, si insinuò un brivido freddo. Non fu un accadere graduale, ma un lampo, una fenditura nel cielo sereno. Poche ore prima che la marcia nuziale potesse levare le sue note, la protagonista svanì. Non si trattò di un normale ritardo, né del capriccio di una diva. Fu un'assenza intera, una sparizione che fece scivolare tutto l'entourage nel panico. Nella suite nuziale, dove persino il tempo sembrava trattenere il respiro, l'abito da sposa riposava immacolato e vuoto, un fantasma di seta e pizzo. I pennelli del trucco giacevano allineati, inerti, sul tavolino della toeletta. La madre di Alina, con il volto rigato da lacrime che le scioglievano il maquillage, vagava stringendo un telefono muto, ripetendo come una cantilena spezzata: era felice. Stamattina mi ha abbracciata e ha detto che sarebbe stato il giorno più bello della sua vita. Cos'è successo? Il caos si propagò tra gli invitati come un lento veleno. Alp, l'uomo che tutti si aspettavano di vedere cedere o esplodere, rimase invece una colonna di marmo nel centro della tempesta. Non era indifferenza, ma fede incrollabile. Mentre i sussurri più maligni iniziavano a metastatizzare nella folla, e i giornalisti affilavano i titoli per urlare allo scandalo, lui ripeteva con voce ferma ai collaboratori: «Conosco la donna che amo». Non farebbe mai un gesto simile senza una ragione che le strazia il cuore. Una spiegazione c'è. Quella lealtà, in un momento di umiliazione pubblica, fu la prima prova autentica d'amore della giornata. Quando il sole calava su un Istanbul ferita e confusa dall'assenza della sua sposa, un segnale digitale squarciò l'attesa. Un messaggio anonimo, scarno, privo di frasi, arrivò sul telefono del manager di Alp, niente parole, solo coordinate. Indicavano un luogo lontano dal clamore, una piccola casa di campagna circondata dal verde, al limitare della civiltà. Alp non esitò. Lasciò alle spalle il lusso, le telecamere, le domande ficcanti, e guidò verso quel punto remoto come se fosse l'unica destinazione rimasta al mondo. Raggiunta quella dimora rustica, lontana dagli abbagli dei flash, si trovò davanti a una scena che nessun tabloid avrebbe saputo immaginare. Alina non era una sposa in fuga per capriccio, era una donna rannicchiata in un angolo, sfinita non dall'amore per lui, ma dal peso schiacciante dell'essere un'icona pubblica. «Sono scappata», mormorò con voce tremante, gli occhi gonfi di lacrime finalmente liberatorie. «Non da te, Alp, mai da te. Sono scappata da tutto questo. Dalle aspettative che ci soffocano, dalla paura di non essere abbastanza perfetta per il mondo, dal terrore di perdermi in quel rumore che non tace mai». La risposta di Alp ridefinì il senso stesso di forza e dedizione. Non pretese spiegazioni, non nominò il denaro speso nell'immagine macchiata. Si inginocchiò per arrivare al suo livello, prese quelle mani fredde fra le sue. «Se ti serve tempo, il tempo è tuo. Se ti serve spazio, farò un passo indietro. Ma sappi che io sono qui. Io voglio una vita con te, non una cerimonia perfetta per gli altri». In quella casa di legno, senza ufficianti né testimoni, avvenne il matrimonio più vero, quello tra due anime. Un abbraccio lungo, disperato e curativo suggellò una promessa che nessun sì davanti a un altare avrebbe saputo eguagliare.
Mi fermo un istante e mi rivolgo a voi, la famiglia di stelle turche rivelate. Quanti di noi avrebbero avuto il coraggio di Alina, fermare il mondo per salvare la propria sanità? E quanti avrebbero avuto la pazienza e l'empatia di Alp? Ditemelo nei commenti. È stato un atto di egoismo o l'apice della lucidità? Voglio leggere le vostre voci. E se questa storia vi tocca, sostenete il canale con un like o con l'iscrizione. È il modo più semplice per stare insieme anche nei silenzi. Il giorno dopo, il mondo pretendeva sangue. Le redazioni volevano conferenze stampa, scuse pubbliche, particolari morbosi. Non ottennero nulla. Alina e Alp alzarono un muro di silenzio, cancellarono gli impegni imminenti, chiusero i social e si rifugiarono nella stessa casa di campagna che aveva visto il loro crollo e la loro rinascita. Fu la sorella di Alp, una settimana più tardi, a incrinare senza volerlo quell'embargo durante un'intervista, offrendo una perla di saggezza che riaccese la speranza tra i fan. Sono insieme, ma stanno guarendo. A volte l'amore ha bisogno del silenzio, non di gesti grandiosi o promesse urlate. Queste parole scatenarono un'ondata di affetto digitale, come se ne vedono di rado. Non fu una caccia alle streghe, ma un coro inaspettato di maturità. Migliaia di messaggi celebravano il diritto di essere umani prima che celebrità. Meglio una pausa sincera che un sì finto, scrivevano in molti, trasformando il dolore in una lezione collettiva. La vera svolta, quella che fece tremare i cinici, arrivò quando Alp decise di parlare. Non da un salotto televisivo, ma con un video girato nel bosco, la luce naturale che filtrava tra gli alberi e la sua voce nuda come non mai. Camminando con la camera in mano, confessò con disarmante vulnerabilità. Ho imparato che un matrimonio non definisce una relazione, che il silenzio, a volte, unisce più di 1.000.000 di parole, e che amare significa anche saper aspettare. Io sono qui, come promesso, aspetto che tu sia pronta. Il video superò moltissime visualizzazioni in poche ore, diventando un manifesto d'amore contemporaneo. E la risposta di Alina? Arrivò il giorno dopo, delicata come un soffio e potente come un temporale. Niente conferenze, soltanto una storia su Instagram. Una foto delle loro mani intrecciate, nodose e vere, con una didascalia capace di far piangere mezza Turchia. Grazie per non avermi lasciata andare, nemmeno quando ho dubitato di me. I giornalisti rimasero spiazzati. Il loro team diffuse un comunicato laconico. Alina e Alp hanno deciso di mettere al primo posto il proprio benessere. Nessuna nuova data, nessuna promessa eclatante. In un mondo che misura l'amore in carati e copertine, loro scelsero la rivoluzione più grande, la privacy. Decisero di ricostruire mattone dopo mattone, lontano dalla ribalta, su fondamenta fatte di verità e non di apparenze. Forse ci sarà un altro matrimonio, forse no. Ma, come ha scritto un fan con una lucidità disarmante, loro hanno già detto sì con gli occhi, con il perdono, con la verità. Noi di Stelle Turche Rivelate continueremo a raccontarvi i passi di questo nuovo capitolo fatto di intimità e rinascita, rispettandone i tempi e i silenzi. Perché anche nel caos, il vero amore trova sempre il modo di farsi sentire, soprattutto quando tutto intorno tace. E adesso tocca a voi. Credete che questa prova li renderà indistruttibili, o pensate che le cicatrici di quel giorno peseranno per sempre sulla loro storia? Scriveteci cosa avreste fatto voi, cosa avreste detto, che cosa avreste temuto e che cosa avreste salvato, senza trucchi e senza filtri. Prima di salutarci, vi ringrazio per aver vissuto con noi ogni battito di questa vicenda. Restate connessi, perché la verità ha sempre una seconda voce. Da Stelle Turche Rivelate, un abbraccio, e alla prossima verità che avrà il coraggio di sussurrarci nell'orecchio.